Hello everyone, welcome to my cooking channel where I explain Italian recipes in English and in Italian step by step. Grab your apron and let's dive real time. You can cook along with me or save it for later. Please like and subscribe. It's free for you and means the world to my channel. Thank you. Today we are going to bake the raspberry pie. Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale di cucina dove spiego ricette italiane in inglese ed in italiano, passo dopo passo. Prendete il vostro grembiule e cucinate con me oppure salvate il video per dopo. Per piacere mettete un like e iscrivetevi al mio canale, questo servirà perché io continui a fare sempre più ricette. E oggi prepariamo la crostata di lamponi. Potete farla di fragole, potete farla di mirtilli, la base è sempre la stessa. Dunque 4 tuorli d'uovo, 4 yolks, then we need flour, 3¼ cups or 14 ounces, farina 400 grammi, butter 7 ounces, a little bit slightly more than 7 ounces, burro 200 grammi, zucchero un pochino di più di 200 grammi or 7 ounces or 1 cup, una tazza di zucchero e un pochino di sale. Ok, iniziamo. Sbattiamo il forno and let's add the sugar. Ecco qua. Then we make the butter soft. I use the microwave. Poi facciamo sciogliere un po' il burro. Lo rendiamo morbido. Eccoci qua. Ed è pronto. Ecco qua. E mischiamo tutto insieme. So with the softened butter we mix with the sugar and the eggs. Quindi abbiamo fatto sciogliere, ammorbidire più che altro il burro e poi lo mischiamo e lo abbiamo aggiunto allo zucchero e alle uova. Adesso ci aggiungiamo un pizzico di sale, così, mischiamo ancora un po' per distribuire il sale, so we stir a little bit more to spread the salt homogeneously, evenly. Ok, e ci aggiungiamo la farina, un po' alla volta. Ah, che bel profumo, smells amazingly. I just love the smell of the egg, the sugar. Yeah, this is a wonderful recipe. I have everything in the instructions step by step into my eCookbook.
and it's something very healthy that it's very comforting. You can you can have it with a glass of milk, or you can have it with a cup of coffee. It just feels amazing. It's a wonderful breakfast, and it's a very healthy snack. And it's very easy to do as a recipe, you will see. Quindi, come dicevo, è una ricetta molto piacevole e molto sana, facile da fare, si può avere a colazione o per merenda, e io a volte lo prendo con una bella tazza di caffè, e potete anche prenderlo con il latte, una tazza di latte. Ok, una informazione molto importante è that once we made the crust, the pie, we will bake it for about half an hour, 35 minutes, with a temperature of 350. Ok, quindi il tempo di cottura sarà circa mezz'ora o 35 minuti a 180 gradi. A 180 gradi, ok. Adesso è pronta. Ok, il segreto di questa di questa crostata è che non si deve lavorare troppo la pasta. Ok, allora adesso la togliamo dal contenitore e la mettiamo giù e ci mettiamo un pochino di farina. Come vedete, questa è una ricetta abbastanza semplice. Ecco qua. Ok, prendiamo un contenitore rotondo. Let's take a round oven tray and let's put some butter into it with some flour. So let's do it now. So it's done. I take some butter. I put into this container where we are going to bake our crostata. Ecco qua. E poi aggiungiamo un po' di farina. Ecco qua. Ecco qua. E poi facciamo questo movimento. Così siamo sicuri che la farina vada omogeneamente ovunque. Ecco qua. Allora, facciamo un po' di pulizia. Eccoci qua. All right. Now, what I am going to do, I take some parchment paper, carta da forno, come diciamo noi in Italia, e ci mettiamo questo dentro, questo sopra, voglio dire, voilà. Ok, as I said earlier, you don't want to work too much this dough, okay? But we have to take one part
that will serve us for the stripes that are typical of this pie, okay, of our crostata. Okay, before to go ahead, I want to put this, I'm going to put this on the side, okay, and then I'm going to roll down a little bit this to make it, stendiamo un po' la pasta, ok, facciamo così, e così. Now, there is one thing that is very important, is that all my videos are done to encourage people to cook. So basically, I am going to use always the easiest way, what everybody can do, even people that think they are not good enough to cook, to bake. And I want to show you how simple it can be. That's why, for people that can roll the dough around this tool and put it into the baking tray, that's wonderful. I know that many of you are very much able to do it, but I am going to show a little trick to people that are not able to do it without a little help. So, watch me while I'm doing this, because this is a shortcut to make it work. And if there are people that have a hard time even to do this, remember, you can always add another layer of parchment paper. Quindi se per delle persone hanno anche, ci sono persone che hanno anche il problema di stendere la pasta in maniera semplice, insomma facile, che non si attacca, che non si rompe, possono anche utilizzare questo trucchetto di mettere un altro foglio di carta da forno sul nostro composto, la pasta. Ecco qua, ecco fatto. Questo è un esempio, ok? I think we get the right thickness. Penso che abbiamo il giusto spessore per la sfoglia della nostra crostata. Quindi questo lo togliamo, lo metto qua, perché lo aggiungiamo, e se abbiamo degli avanzi, se ci avanza un po' di questa meravigliosa crosta, ne faremo dei biscottini e vi mostrerò come. Adesso le misure ci sono. A questo punto io mi aiuto con la carta, ok? E faccio così, e poi la tiro via. Però allora vediamo un po'. Qui possiamo fare così e voilà. Quindi per le persone che non hanno bisogno della carta da forno non c'è bisogno di imburrare il contenitore, però adesso a noi ci è venuto così e mi sembra un'ottima idea. Quindi lasciamo la carta da forno sotto la nostra crosta,
così siamo sicuri che si potrà staccare senza nessun problema e la nostra crosta sarà perfetta. Ecco qua, quindi da qui ne aggiungo un po' di più qua, prendo questo, qui ne voglio mettere ancora un po', voglio che sia più alto. Alright, okay, so now I did leave the parchment paper underneath our crust because it makes very much sense. Of course, for people that do not need the parchment paper, it's very important for them to put butter underneath. All right, okay, so I have showed you the typical traditional steps, but since we are going to have the help of the parchment paper, we leave it and we cut the extra, because I find that saves a lot of time. Voila! I'm going to show you everything to make it easier. So this that could have already created problems, it's done. And now we are going to add the gel, the marmalade. Adesso aggiungiamo la marmellata, quindi avendo usato la carta forno abbiamo risparmiato un sacco di tempo per stendere la nostra sfoglia. Adesso ci aggiungiamo la marmellata. Let's add the marmalade. In this case, I have some preserves that looks like jelly. And as I said, you can use strawberries, you can use berries, whatever, peaches, I mean whatever jelly you prefer. I think that for this video something reddish would have been very suitable. Alright, okay. So generally you should put 6 tablespoons of preserves, ecco qua, of jelly or marmalade, depending on your taste, or simply depending on what you have at home. Okay? Alright. This is almost done. Another one, I like it rich. Ok, ecco qua, here you go, eccoci qua, ecco fatto. Now, the only difficult thing that I think could be a kind of a problem for many people is to make those lovely, let's call them strips, okay? And what I am going to do is another shortcut, always with our friend, the parchment paper. So, what we are going to do is the following. I take this, and I put it down here. It's probably too much. Let's do this. We make kind of a sausage.
facciamo una specie di salsicciotto che poi dopo stenderemo con il nostro mattarello. And then we are going to flatten it up like this and this. That's it. All right. You can do like this or you can do like this. I prefer to do like this because it's slippery here. And I don't want this to run away from me. Okay. Let's do. Guys, you can see it can peel off. That's why many times I advise to put another layer of parchment paper. Okay. Eccoci qua. We are making the strips here. All right, okay, so I think this is the right thickness, and this is what we are going to do now. I cut the edge here because it's a little bit chipped. Tolgo questo lato che è un pochino rovinato e poi taglio la prima striscia. So what I do now, I cover it, right? I flatten it like this. I cut it again. Okay. And then I fold it. And I have it on the paper, right? And from the paper, I put it straight away on the cross, like this. All right. And we have our first stripe here, okay? All right, and then we do the second. Hopla! You see how easy it is? Okay. All right. Now it's perfectly even. Again, I cut here. And then with the help of this, I'll have my stripe here. Okay? Lovely. And then I put it here. Here you are. And this one, I put it here. All right, wonderful. We have already done the first two. And then again. I take more paper, a new one, and I put it on it. This, we want it straight. Okay, there are lines here. Okay, here you are. And again,
Here you are. Okay. All right. Again, we cut. So, the thing with this pie is that if it's hot in your kitchen, it is a kind of a problem because it tends to melt. So to work with the dough turns quite a challenge, and that's why I figured that this would have been a very good help to make the stripes. All right, okay, you see, you can always fix it. So we make another one. I apologize for covering, but I can only work with my right hand. So, and I think that this helps a lot, because even though here I'm literally melting, because it's super hot in the kitchen now, I can still make decent stripes. All right. And make a nice crostata. You see how easy it turns? Here you go. And then we make another one. We are almost done. I advise you to not turn on the oven while you are doing this, because generally I do when I am at the very last phase of a recipe. I already turn on the oven, but today we don't want to add any heat to already a hot kitchen. Here you go, here you go, here you are. Oh, blah. You have more here. Yeah, this should be a little bit more on the right to be more even. Okay. Take the paper. I want to take a new paper. Okay. Here, okay, this side. Doesn't want to move this one, I don't know why. Okay, let's try like this. Yeah, it's getting hotter and hotter for some reasons. So, I need, okay, that's perfect. Okay, and then the last one
Ecco qua. Ma here you go. Well, I'm adding another one, but I think it was already fine. Anyway, the stripes are never enough, and we are done. Okay, now we get all this, and we are going to make biscotti with this. But first, this is for later on, we want to finalize our Italian crostata, our Italian crust. Okay, and we do this with the help of a fork. This is going to even all the little imperfections of the edge. And as I said, we are going to put in the oven at 350 degrees Fahrenheit for about half an hour or 35 minutes. Quindi la metteremo nel forno a 180 gradi per circa mezz'ora, 35 minuti. Ok? E poi andiamo a pulire. Opla. Tutto l'orlo, perché lo vogliamo fare la stessa misura, e quindi useremo questo. Opla. Ecco qua, e qui lo aggiungiamo che ci manca un po', ed eccoci qua, voilà. Qui ne è un po' troppo, e poi lo inforneremo. Possiamo aggiungere poi sulla carta forno qualche biscottino che faremo in questo modo. Faremo tipo un salsicciotto, perché noi non vogliamo sprecare questo ben di Dio. Ok, e facciamo così. Ok, vi mostro. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, and then with the finger those will be lovely biscuits. Ecco qua, ed ecco qua. And then what you do, in the middle you add some preserves, jelly or marmalade, e ci aggiungi questo al centro. Eccoci qua, sono saporitissimi, e questi verranno proprio così, un po' come dei famosissimi biscotti che si vendono in Italia, di un tempo lieto, per intenderci. Eccoci qua. Ok, so facciamo conto, let's say
Let's say that we have baked our crostata for about half an hour, and this is exactly the time I have baked this crostata, half an hour. This will be the final result of the crostata. Quindi I really hope you have enjoyed the recipe. If so, please like and subscribe, and I will be looking forward to see you in my next recipe. Thank you. Spero che abbiate apprezzato la mia ricetta. Se è così, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Questo aiuterà a crescere, a far crescere il canale. Vi ringrazio e spero di vedervi prestissimo nella prossima ricetta. Ciao a tutti!